Se sei agli inizi e stai inserendo la verticale all'interno dei tuoi allenamenti, che tu stia facendo calisthenics o magari fai delle pratiche yoga, non perdere tempo con gli slanci liberi oppure degli esercizi troppo difficili per il tuo livello attuale. Oggi in questo video andremo a vedere 4 esercizi fondamentali che puoi inserire all'interno del tuo allenamento se hai già iniziato ad allenare la verticale ed è una delle tue priorità. It's like I'm falling in slow motion, like I'm falling in slow motion, like I'm falling in... Ehi Balancer, benvenuti in questo nuovo video. Se non mi conosci ancora, io sono Francesco Mazzone, migliore verticalista in Italia, fondatore dell'Online Stand Academy, l'Academy con il maggior numero di risultati provati che potrai consultare direttamente sul nostro sito, e aiutiamo le persone a uscire dalla fase di stallo, che stiano cercando ancora di imparare la verticale libera oppure gli elementi avanzati del verticalismo. Tutto questo grazie a un approccio estremamente tecnico di questa disciplina. Balancer, l'errore che si commette molto spesso è che si tende ad avere tantissima fretta con le progressioni della verticale, andando a ricercare subito l'equilibrio in verticale, però questo porta a uno stallo. Invece il raggiungimento dell'equilibrio è un processo che si costruisce mattoncino dopo mattoncino. Quindi se stai iniziando ad allenare la verticale un po' più seriamente, utilizza queste 4 propedeutiche che sto per mostrarti. Balancer, come primo esercizio andremo a svolgere la verticale pancia alla parete con i piedi a martello. Questo è un esercizio fondamentale che non può mai mancare all'inizio della tua pratica. Quindi, partendo da questa posizione, posiziona i piedi sulla parete, spingi forte le spalle alle orecchie. Adesso, anche se non fai tutto il resto delle attivazioni per avvicinarti, va bene lo stesso. L'importante però, cerca di mantenere il torace in alto. Quindi non ti sdraiare sulla parete, ma cerca di rimanere lontano. Inizia a premere forte con le dita, man mano avvicinati sulla parete senza attaccare il bacino. Cerca di mantenere i piedi a martello perché in questo modo ti aiuta a proiettare il peso verso la schiena ed evita di farti sdraiare sulla parete. Quindi piedi a martello, e una volta che sei in questa posizione cerca di mantenere le spalle sopra il centro della mano. La massima spinta di spalle. Se riesci, provi ad applicare già la flessione del torace, quindi porti il torace verso l'alto. E infine la retroversione del bacino e ginocchia distese. Mantieni sempre i piedi a martello perché devi sentire che il peso cade in direzione della schiena, non devi essere proiettato sulla parete. Questa versione è fondamentale e allenarti proprio in verticale pancia alla parete è fondamentale perché ti dà quella sensazione di caduta in direzione della schiena, e se la percepisci vuol dire che stai facendo l'esercizio correttamente. Ovviamente inizialmente potrai rimanere un po' più distante dalla parete e poi man mano avvicinarti, però praticare questa versione anziché solo verticale schiena alla parete è fondamentale. Ma adesso passiamo al secondo esercizio. Come secondo esercizio avremo bisogno di un rialzo. Il mio consiglio è di utilizzare un rialzo che arriva più o meno all'altezza della cresta iliaca. Nel mio caso è un po' più basso, però utilizza un rialzo più alto perché ti semplificherà il posizionamento e soprattutto se hai poca mobilità sulle gambe, ma anche sulle spalle, più è alto il rialzo e più sarà semplice fare l'esecuzione. Posizionati con le spalle sopra il centro della mano, tira su il torace, posizione piedi sul rialzo. A questo punto cerca di avvicinarti con le mani. Da questa posizione stendi una gamba e devi cercare di tirare su il torace per spostare il bacino e arrivare a stendere completamente la gamba di sotto. Balancer, se sei arrivato fino a questo punto vuol dire che stai trovando questo contenuto interessante, quindi per supportarci ti chiedo di lasciare un like a questo video e soprattutto iscriverti al canale, perché periodicamente pubblicheremo tantissimi nuovi contenuti. E se sei in stallo con la verticale e stai cercando di raggiungere la verticale libera oppure gli elementi avanzati del verticalismo, allora clicca il link giù in descrizione perché troverai tutte le informazioni per i nostri percorsi. E adesso torniamo al video. Non cercare di stendere la gamba di sotto subito perché se spingi con la gamba rischierai di slittare in avanti con le spalle. Invece devi cercare di mantenere le spalle sopra il centro della mano e di salire con il torace per spostare il bacino e arrivare poi a stendere completamente la gamba di sotto.
Questo esercizio, se fatto bene, ti può essere davvero molto utile. Quindi non rimanere in quella posizione passivamente. Cerca di focalizzarti sulla massima spinta di spalle, sulla flessione del torace e aiutati il meno possibile con le gambe. In questo modo questo esercizio diventerà veramente efficace. Passiamo adesso al terzo esercizio e ci focalizzeremo sull'equilibrio, ma specialmente su un dettaglio. Eseguiamo una sforbiciata a schiena alla parete. Posiziona le mani a circa 10 cm di distanza dalla parete. Saliamo sulla parete, cercando di mantenere il torace alto. All'inizio cerchiamo di mantenerlo più alto possibile. A questo punto sposta una gamba in direzione della pancia, sforbiciando, ma come puoi vedere sono comunque inclinato in direzione della schiena, quindi il peso deve essere proiettato tutto sulla parete. Non ti devi sentir leggero e senti che ti stacchi facilmente dalla parete. Cerca invece di sentire tutto il peso sulla parete. A questo punto sforbicia le gambe, continua a percepire il peso sulla parete e inizia a premere con le dita e inizia a sentire che ti stacchi dalla parete. Rilascia la pressione per ritornare poi sulla parete. Quindi premi e rilascia per ritornare. Attenzione però, quando svolgi il sollevamento schiena alla parete, non chiedere al corpo di staccarsi a tutti i costi. Quindi il tuo input che devi dare al corpo è quello solo e soltanto di premere con le dita. Perché se tu richiedi al corpo di staccarsi dalla parete, quello che farà è andare a fare dei compensi per farti staccare in modo più semplice ed economico a livello di energie. Adesso, per capirlo meglio, mettiamole anche a confronto. Corretto? Sbagliato? Passiamo adesso al quarto e ultimo esercizio veramente molto utile. Anziché fare slanci infiniti, tentativi infiniti dove cerchi di bloccare e mantenere l'equilibrio, quella volta tanto che potrebbe uscire, utilizza questo esercizio perché è davvero un game changer, è qualcosa che davvero ti aiuta tantissimo. Inizialmente posiziona le dita a circa 8 cm dalla parete, quindi sei abbastanza vicino alla parete. Da qui mantieni le spalle sul centro della mano. Spingi forte le spalle in modo tale che andiamo a coprire le orecchie. Fletti il torace. Adesso l'unico obiettivo è quello di spingere con la gamba di sotto e arrivare con il bacino sulla parete. Puoi anche rimbalzare. L'obiettivo è quello di toccare con il bacino sulla parete e non slittare con le spalle e toccare con la testa. Quindi non questo. Ma devi cercare invece di mantenere le spalle ferme. Spingi le braccia dietro la testa, spingi con la gamba di sotto e cerca di toccare solo con il bacino e poi scendi giù. Una volta che hai preso poi confidenza a non toccare con le spalle o con la testa e arrivare solo con il bacino sulla parete, puoi iniziare ad allontanare le mani. Quindi puoi posizionare le mani a 10 cm di distanza. A questo punto facciamo la stessa tipologia di salita. Arriviamo solo con il bacino e ci appoggiamo alla parete, non rimbalziamo più. Come puoi vedere, il torace è inclinato in direzione della schiena. Questo deve essere il tuo obiettivo. Balancer, inserendo questi esercizi all'interno del tuo allenamento, inizierai ad allenarti in modo molto più sensato, perché inizierai a lavorare sulla parte dei posizionamenti, sulla parte delle attivazioni, inizierai a settare lo slancio nel modo corretto, quindi tirando sul torace, senza lanciare sulle gambe e sperando di rimanere in equilibrio. Balancer, se la verticale è la tua priorità e vuoi evitare errori inutili che rallenteranno il tuo percorso, ti invito a candidarti per il percorso di coaching cliccando il link giù in descrizione, dove seguirai un percorso specifico per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Spero che questo video ti sia piaciuto, lascia un bel like, un bel commento se hai qualsiasi tipologia di domanda, saremo felici di risponderti e non dimenticarti di iscriverti su questo canale perché periodicamente pubblicheremo tantissimi nuovi contenuti. Balancer, ti auguro un buon allenamento and see you upside down!